Bentornati a tutti con una nuova puntata del nostro format che prevede coffee chat con esperti relativi all'ambiente del healthcare e dell'innovazione. Oggi siamo qui con Beatrice, studentessa dottoranda al Politecnico di Milano. Niente, oggi vogliamo parlare un po' della sua esperienza, di quello che sta affrontando ora durante il dottorato, le sfide e diciamo quello che gli si prospetterà da qui nei prossimi mesi. E come prima cosa vogliamo chiedere a Beatrice che cosa l'ha spinta a decidere di fare un dottorato di ricerca, quindi quali sono i principali motivi, il perché e che cosa, diciamo, si prospetta per lei nei prossimi mesi. A te la parola, Beatrice. Grazie, e intanto grazie dell'invito. E sì, come ha detto Riccardo, sono una dottoranda, in particolare mi occupo di riabilitazione robotica. E allora, come è nato tutto, diciamo, la mia decisione di fare il dottorato è un po' un mix di cose. Il tutto è partito durante la mia tesi, ho fatto ingegneria biomedica, è arrivata alla fine del percorso, giustamente come tutti, mi è toccato fare la tesi, però ho scoperto mentre la facevo che quello su cui stavo lavorando mi piaceva molto. Ho sempre un po' avuto in realtà in testa l'idea di fare ricerca nella vita, anche se uno finché non la fa non sa esattamente che cosa voglia dire, però il pallino del fare lo scienziato ce l'ho un po' sempre avuto e quindi avendo trovato l'argomento che un po' mi piaceva, avendo capito anche che nonostante 5 anni di università ne sapevo ancora troppo poco, ho deciso di tentarla. E niente, quindi mi sono iscritta al bando, sempre al Politecnico di Milano dove ho studiato per tutti e 5 gli anni e mi hanno presa. E quindi lì è iniziato un po' il tutto. Quindi oltre al fatto ovviamente di voler sapere di più di quello che stavo facendo, al fatto di aver sempre avuto un po' il pallino della ricerca, sono convinta ed ero convinta anche quando ho deciso di farlo che in qualche modo il dottorato rappresenti, a parte uno step successivo dell'educazione, però anche un modo per aprire poi delle porte dal punto di vista professionale ulteriori rispetto a quello che in teoria una laurea ti può dare. Poi non è detto, però il senso del dottorato dovrebbe essere divento super esperto in quello che sto facendo e poi si vedrà quello che uno vuole fare nella sua vita, sia dal punto di vista accademico che lavorativo, però dovrebbe essere un'opportunità in più. E nei prossimi mesi, beh, allora al momento sto facendo un periodo all'estero, per cui oltre al dottorato al Politecnico sto passando 6 mesi a Zurigo, quindi a parte finire questo periodo sperabilmente portandomi a casa del lavoro utile e delle nuove conoscenze, poi ci sarà tutto l'ultimo anno da fare e poi, boh, poi chi lo sa, quello è un mistero. Poi dopo lì bisogna davvero capire come gira, perché alla fine, come dicevi Poi anche sì. tu, è tutto abbastanza comunque basato sulla probabilità, perché comunque... Quindi buono, molto buono. Abbiamo ancora una ragazza che sa cosa vuole, è una cosa Sì. molto bella. E allora mi ricollego al discorso di Zurigo, quindi per Mhm. tutti quelli che saranno poi all'ascolto, non stiamo parlando di un dottorato di ricerca in Italia, ma stiamo parlando di un dottorato di ricerca in Svizzera, comunque, come dire, un paese importante a livello europeo. Allora, qui vorrei ricondurmi con una domanda che è, in base alla tua esperienza diretta e indiretta, ci sapresti un po' raccontare qual è la differenza in generale tra un dottorato in Italia, quindi come può essere ad esempio un dottorato al Politecnico di Milano a Milano, e un Mhm. dottorato di ricerca come può essere appunto sempre col Politecnico di Milano, ma per esempio a Zurigo o, ok, facciamo nel tuo caso Zurigo, A Zurigo. anche per sentito dire, anche appunto in base al tuo network, in base a un po' tutta la tua esperienza, quali sono le differenze a livello di anche banalmente economiche, a livello di opportunità, a livello di anche topic di ricerca, perché comunque per fare ricerca servono investimenti di un certo livello, per portare a macchinari di un certo livello e insomma, lascio come dire, la domanda un po' più aperta, almeno poi svilupparla tu. Certo.
Sì, sicuramente la mia esperienza un po' si limita a quello che riguarda questi ormai, vabbè, 2 mesi e mezzo a Zurigo, quindi non è un'esperienza globale, però il confronto tra l'anno e mezzo fatto al Poli, quindi a Milano, e questi 2 mesi, da un certo punto di vista si è evidenziato alcune differenze che sono, come dicevi tu, relative sicuramente allo stipendio, perché è capitato di confrontarsi con i colleghi. Diciamo che all'estero spesso e volentieri tendono a valorizzare un po' di più quella che è la ricerca. Abbiamo un po' questo problema in Italia, che insomma, sicuramente il dottorato non è il lavoro, perché per me è un lavoro più pagato che un neolaureato a cui un neolaureato possa ambire, però se lo si vede nell'ottica di avere un guadagno non solo economico, ma anche di conoscenza, sicuramente c'è tutto il resto oltre ai soldi. Però vabbè, sicuramente qui guadagnano molto di più di noi, hanno anche in realtà un periodo più lungo tendenzialmente però di lavoro, per cui in Italia il dottorato sono 3 anni, all'estero a volte sono di più. C'è da dire anche che se si va in America, per esempio, il dottorato non è necessariamente uno step che devi fare dopo la magistrale, ma esistono percorsi un po' diversi per cui puoi fare un bachelor e poi iniziare questi dottorati che durano anche 7 anni mentre fai anche altre cose. Sono dei percorsi un po' più complessi. Nel nostro caso in Italia è tutto un po' più lineare, per cui è bachelor, magistrale, poi uno può chiedere di accedere al dottorato eventualmente. Sicuramente, almeno per quanto riguarda il mio campo, quindi la robotica riabilitativa nel dettaglio, ma la robotica, Zurigo ha un sacco di agganci con aziende. Cioè, chiunque voglia lavorare nell'ambito della robotica, a Zurigo sicuramente trova aziende e industrie che lavorano nel settore e quindi di conseguenza anche gli investimenti sono più mirati. È più facile trovare un'azienda con cui collaborare probabilmente, mentre in Italia magari perlomeno nel settore della riabilitazione robotica non c'è moltissimo, per non dire che c'è nel settore per dire esoscheletri per l'assistenza industriale, ma aziende che facciano esoscheletri per la riabilitazione vicino a Milano, ad esempio, io non ne conosco. Qui invece c'è già qualcosa di più. E quindi sicuramente anche il rapporto con le aziende sarà un po' diverso. Per il resto, poi penso che ogni laboratorio abbia un'impostazione un po' a sé, per cui per esempio nel laboratorio in cui sono seguono tanti progetti molto diversi, magari noi siamo un po' più accorpati, per cui ci sono più persone che lavorano su macro topic più simili, mentre qua nello stesso laboratorio magari ci sono persone che lavorano su soggetti diversi. Però per il resto la vita del dottorando, visto che è anche un po' analoga, cioè abbiamo tutti la didattica da seguire, i corsi da gestire, l'organizzazione della vita di tutti i giorni e poi nel tempo che resta anche il proprio progetto, insomma. Che bello vivere. Ricky, domanda tua, vai. Ma sappiamo che durante il dottorato un must have è la pubblicazione di paper. Sappiamo che tu hai già raggiunto un po' questo primo obiettivo, almeno, con la pubblicazione di un primo paper. Oltre a descriverci un attimo magari il topic principale di questo paper, ci puoi raccontare un po' qual è stato l'iter che hai seguito per la pubblicazione? Sì. Sì, come dicevi, il pubblicare un paper è un po' uno step del dottorato, almeno 2 in teoria, la regola, però, o 3, dipende un po' anche dalla facoltà. In ogni caso, pubblicare un paper è il modo per far conoscere alla comunità scientifica il tuo lavoro. Cioè, nel senso, l'idea è che sicuramente tutti facciamo tante cose diverse, però la pubblicazione di un paper è il modo per far arrivare anche agli altri quello che hai fatto. Quindi far conoscere al resto della comunità scientifica le tue idee e in qualche modo anche metterti in contatto poi con il resto della comunità scientifica. Quindi è sicuramente uno step importante ed è anche un modo diciamo, per avere soddisfazione, no, dal proprio lavoro, vederlo pubblicato, vederlo su carta lo concretizza molto. E, beh, diciamo, l'iter di pubblicazione di un paper può essere più o meno complesso, dipende un po' dalla rivista, dall'importanza della rivista stessa, dai revisori, però si basa tutto su quello che si chiama il processo di peer reviewing. Quindi l'idea è che nel momento in cui tu sottometti un articolo a un journal o a una conferenza,
vengono reclutati dei revisori per l'appunto, e questi revisori sono teoricamente dei tuoi pari, nel senso che sono persone che lavorano sperabilmente nel tuo stesso settore, in settori molto simili, ma che si considerano quindi degli esperti in quello che stanno facendo e quello che anche tu stai facendo, e che in quanto tuoi pari sono anche loro dei ricercatori. E nel momento in cui mandi un articolo, loro mettono a disposizione le proprie competenze, i propri studi per darti un parere, non soltanto per giudicare il tuo lavoro, ma anche per dare delle opinioni costruttive e per aiutarti a migliorare possibilmente quello che stai facendo, per darti un feedback, perché spesso quando lavori su qualcosa di tuo, finché non ricevi un'opinione da fuori, fai un po' fatica anche a contestualizzarlo. E nel momento in cui si sottomette un paper, normalmente si accetta anche di diventare revisori per quella rivista o conferenza. Quindi tu dici: io do a te il mio lavoro perché tu lo corregga, e poi ti metto a disposizione le mie conoscenze per correggere il tuo. Quindi, insomma, in realtà il concetto di fondo secondo me è molto bello. Cioè, è tutto, tra l'altro, gratuito, perché vengono pagati i journal, però gli editori e i revisori tendenzialmente offrono la propria competenza proprio basandosi su questo concetto di parità, e non vengono pagati. Poi non so se ci È sono delle bello, eccezioni. no, ma più che altro è molto bello quello che stai dicendo, perché alla fine è un po' quello che stiamo cercando di fare anche con EC, ossia cercare un attimo di costruire una rete di persone allo stesso livello, che si possano dare una mano, che possano darsi dei consigli, che possano darsi anche banalmente un domani dei referral, però comunque sempre nell'ottica del, come dire, io ti aiuto, tu mi aiuti. Com'è che viene un po', cioè, se ci puoi raccontare un po' meglio magari la struttura di questa cosa, perché secondo me è parecchio interessante e personalmente l'ho sempre sentita molto ad alto livello. Cioè, com'è che funziona? Avete delle piattaforme? Si passa attraverso l'università? Com'è che... Giusto un Ci piccolo brief su questa cosa. sono, sì, ci sono proprio delle piattaforme che accorpano giornali, conferenze diverse, quindi è tutto online sostanzialmente. Ovviamente si va un po' per conoscenza su quali sono i journal che pubblicano cose del tuo settore, quindi tu banalmente da ricercatore, quando hai deciso di portare avanti un progetto, ti informi, leggi la letteratura, vedi dove persone che lavorano nel tuo settore hanno pubblicato e vai a cercare la rivista online. Ogni rivista tendenzialmente ha la sua piattaforma di sottomissione, quindi nel momento in cui hai un lavoro che ritieni sia pubblicabile e che vuoi che venga conosciuto dagli altri, lo invii e poi aspetti. E l'attesa può essere più o meno lunga a seconda, però ci sono uno o più round per cui tu mandi il tuo lavoro, i revisori hanno del tempo per leggerlo, lo correggono, ti mandano le loro note, esprimono all'editore la loro opinione, per cui dicono se secondo loro il lavoro vale la pena o meno essere pubblicato, perché ovviamente non viene accettato tutto, deve esserci un minimo di discrimine, anche della correttezza di quello che viene scritto. E quindi ti rimandano il lavoro dicendoti se l'hanno accettato, se l'hanno rifiutato, oppure se ritengono che tu debba o possa fare delle modifiche per migliorarlo prima di inviarlo. E quindi ovviamente lo step successivo dipende da questo, e nulla, se il lavoro è piaciuto alla fine viene pubblicato, cioè si passa attraverso l'ufficio, diciamo, stampa del giornale, quindi c'è tutta la parte di editoria e l'articolo viene confezionato e poi viene pubblicato. Le riviste sono per lo più tutte online, si possono richiedere anche le copie stampate volendo, però sono di solito online e accorpano insomma un po' tutti gli articoli di quell'edizione. Non ti sento, sei muto. Dicevo, era più una mia curiosità personale, però secondo me è anche interessante nell'ottica di capire proprio tutti i passaggi da appunto mi iscrivo a un dottorato a effettivamente poi quando vado, come hai detto tu prima, a valorizzare il mio lavoro, come funziona anche quella fase perché può essere sempre utile. Ok, allora adesso che abbiamo parlato solo di cose belle, come per esempio il fatto che in Italia i dottorati di ricerca siano insomma quello che sono, quali sono state le sfide principali? Quindi pensa magari a un paio di eventi che ti sono capitati che hai detto cavolo non ce la posso fare, ovviamente sempre relativi a questo mondo accademico di ricerca spinta a tutti gli effetti, di verticalizzazione a tutti gli effetti, e vorremmo un attimo capire meglio anche come le affrontate, se sono sfide che sono capitate solo a te o se sono sfide che possono essere anche condivise. A te il microfono. Ok. No,
parte che vabbè, io se tornassi indietro un anno e mezzo fa, penso che sceglierei di fare il dottorato anche se in Italia, quindi nonostante tutti i suoi limiti o i confronti che uno può fare con l'estero, sono contenta di averlo scelto. Poi sì, ci sono i momenti positivi e i momenti negativi, ma credo come in tutti i lavori. E, beh, di momenti faticosi sicuramente l'inizio del dottorato, cioè sicuramente un momento iniziale di impatto, penso per tutti, non solo per me, in cui ti rendi conto che devi essere in grado di fare tante cose diverse, non necessariamente cose che coincidono con qualcosa che hai studiato, e quindi vuol dire che devi ancora metterti in gioco e studiare ancora, però è un po' il succo di fare un dottorato. Però diciamo che l'idea è che si abbiano tante competenze trasversali, almeno a me è capitato di dover imparare un po' di elettronica, un po' di meccanica, la parte difficile è stata cercare di riempire i buchi che mi sembrava di avere, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, perché banalmente a un certo punto mi è stato detto sai saldare? No, bene, ora ti metti lì ed impari. Però diciamo è la parte bella e la parte difficile che boh, devi saper fare tante cose diverse, ci devi mettere e a volte ti sembra molto faticoso, però essendo che il dottorato ti richiede di avere tante competenze tutte allo stesso tempo e di essere sperabilmente un po' bravo in tutte, bisogna assolutamente mettersi in gioco. Non è sicuramente un lavoro settoriale o un lavoro, diciamo, molto macchinoso su una cosa specifica, bisogna riuscire a fare tante cose diverse. E poi oltre a quello, un'altra cosa sicuramente l'impatto della didattica, cioè non è obbligatorio fare didattica, cioè fare lezione, però rientra diciamo nei compiti di un dottorando, è un qualcosa in più, però praticamente lo facciamo tutti. E è stato sì, un po' di impatto secondo me all'inizio e passare dall'altra parte, no? Quindi appena hai smesso di essere tu lo studente, diventi l'esercitatore, il professore, ci sono quelli che ti chiamano prof. Io personalmente in certe situazioni mi sono sentita molto non in grado, però sicuramente mi sentivo ancora un po' uno studente, quindi essere io a dire agli altri cosa fare non viene spontaneo, però dopo un po' ci si abitua. Quello è stata Per me un'altra sarebbe cosa. un incubo, quindi capisco. Ma secondo me dipende anche un po' dal carattere, cioè bisogna riuscire allo stesso tempo a imporsi, giustamente, però a essere, non so, anche comprensivi, credo, perché se sei stato dall'altra parte fino a poco tempo prima, insomma, ti ricordi com'è. Capito. E mi è piaciuto quello che hai detto del continuare a studiare, perché effettivamente, lasciando stare proprio il concetto di dottorato in sé, ma credo che anche in qualsiasi posto di lavoro tu puoi aver preparato tutti gli esami che vuoi, ti sei preparato per le interview, hai fatto tutto quello che vuoi, ma dal giorno zero inizi a imparare. Di nuovo ti devi di nuovo Certo. rimettere sotto su argomenti che magari non conosci, su normative che non conosci. Quindi secondo me è un bel messaggio questa cosa del non pensate che finite ingegneria come analisi, no? Dopo è tutto in discesa, sì. Sì. Sì, sì. Riccardo, domanda. Ok, allora, a parte, cioè, è stato particolarmente interessante questo discorso e mi sono ritrovato molto adesso, soprattutto quello che ha detto Davide, diciamo, visto che non ho fatto il dottorato e sto lavorando, e da un anno a questa parte, comunque, parte normative, brevetti e cose che non avevo un po' scartato Mai visto. universitario, mi sto ritrovando in basso. E mi sono ritrovato anche Mm. con la parte delle saldature, visto che dopo 2 giorni ho iniziato a lavorare, mi ha messo a saldare. Ecco, vedi. Bene, 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 ragazzi. Però vabbè, a parte questo, Ricky, vuoi fare la domanda? sì, a Scusami, no. parte questo, Vai. niente, volevo sapere, visto che abbiamo parlato prima della pubblicazione, comunque può essere anche un bel traguardo da raggiungere, se c'è qualcos'altro che, non so, di particolarmente significativo che ti è capitato o comunque progetti che Ok. hai affrontato durante il tuo dottorato che hanno avuto un impatto anche sul campo in cui in qualche modo ti stai muovendo. Beh, allora, sì, sicuramente il fatto di aver contribuito a costruire un esoscheletro, quindi un robot, diciamo, per la riabilitazione,
e poi averlo portato in clinica e quindi averlo visto usare da dei pazienti. In particolare durante la tesi, diciamo, ho iniziato a collaborare alla realizzazione di un esoscheletro per l'appunto, per la riabilitazione, che è questa struttura di supporto, nel nostro caso per il braccio, per pazienti post-ictus, che serve ad accompagnare, aiutare il fisioterapista ed il paziente nel processo riabilitativo, quindi con la speranza di recuperare le capacità motorie perse. E all'inizio poi del dottorato, dopo aver finito la realizzazione di questo prototipo, l'abbiamo portato in una clinica, quindi ho avuto modo di vederlo usare da 16 pazienti in particolare. E non so, secondo me questa cosa, cioè per me, anche se ero all'inizio, è stata particolarmente significativa perché da ingegnere, oltre che da ricercatore, vedere che quello che fai, oltre dal punto di vista teorico, poi ha una finalità e una finalità potenzialmente positiva per persone che ne hanno bisogno, in qualche modo, secondo me, è stato particolarmente di impatto. Poi avere modo di vedere il tuo prodotto usato da qualcuno e sentire il feedback di questo qualcuno, quindi cosa i pazienti e i terapisti ne pensassero, quali fossero i limiti di quello che avevo fatto e che avevamo fatto, e allo stesso tempo anche invece le cose positive, è stato sicuramente una soddisfazione, un banco prova dall'altro punto di vista, perché ovviamente le critiche ci sono state, come ci sono sempre quando si parla di un prototipo, ma anche di un prodotto finito, e questa cosa mi ha dato anche modo di poi definire quali erano e quali sono tuttora i goal del mio dottorato, quindi partendo un po' da quelli che mi sembravano i limiti e i problemi di quello che avevamo fatto, sentiti dall'utente finale, quindi che arrivavano direttamente dal terapista o dal paziente, insomma, sono riuscita, credo, a mettere dei paletti e delle linee da cui partire per fare poi il resto della mia ricerca. Grazie mille. Per chiudere, visto che sennò poi Riccardo gli sale l'ansia perché il tempo ovviamente sta terminando, volevamo capire un po' più sul personale, il bilanciamento. Questa cosa che soprattutto immagino, anzi non immagino, vedendo come funziona Milano, come dire, non sia molto come concetto. Il bilanciamento tra la vita privata e gli impegni, cioè come funziona la giornata di un dottorando? Nel senso, si riesce comunque a bilanciare tutto? Si riesce a bilanciare con un secondo lavoro? È impossibile? Sì, no? A te la linea. Ok. Sul secondo lavoro io personalmente non ce la farei, poi magari c'è qualche supereroe che ce la fa, però io personalmente faccio un po' fatica. Secondo me dipende molto dai periodi, quindi cioè, il lavoro della giornata tipo del dottorando credo che non esista, fondamentalmente. Ci sono talmente tante cose da fare, talmente tante estemporanee, che non c'è la giornata. O magari tu cerchi di organizzarti la giornata in cui dici, ok, oggi faccio ricerca di letteratura e leggo articoli. Però per me e anche per altre persone con cui mi confronto normalmente non è così facile dire oh, mi ritaglio del tempo per questa cosa e sono sicuro che non arriverà qualcos'altro da gestire. Bisogna cercare un po' di mettere magari delle priorità, di organizzarsi il più possibile, di fare quello che si può, e poi per quanto riguarda il bilancio con la vita privata, io almeno cerco di capire quando mi sento full, cioè di ascoltarmi nel momento in cui dico ok, basta, tanto so che non renderò più di così, staccare. Poi per il resto penso che anche tanti lavori siano fatti nello stesso modo, cioè che si lavora magari di notte o nel weekend, però sì, per me è imprescindibile avere del tempo poi per me stessa, libero, per uscire e svagarmi, anche perché penso che altrimenti non renderei nemmeno nel lavoro. E poi ci sono giornate e giornate. Ho capito. Mi ha fatto sorridere quando hai detto lavorare nei weekend. Mhm. Carino, bello. No, questa domanda era anche perché, appunto, per tornare al discorso iniziale del discorso la differenza tra l'Italia e l'estero, perché se comunque ho amici che per esempio stanno facendo dottorati per poco più di 1.000 euro, tu a Mhm. Milano con 1.000 euro, allo stato attuale in cui si sta registrando il video, non ci vivi. Quindi Certo. per quello anche la domanda del secondo lavoro e tutto il Mhm. corollario, perché potrebbe essere interessante per qualcuno.
Beh, io faccio la Detto pendolare. questo, Ovviare. tu sei pure pendolare? Sì. Però costa di meno fuori Milano, quindi... No, quello assolutamente, però ok. No, faccio la Ricky, pendolare da Brescia. abbiamo... eccoli, minchia, non è 5 minuti. No, no, Urca. vabbè, però si Riccardo, può abbiamo trovato un fare. supereroe a Zurigo. Direi di sì. Qua è facile, qua è più vicino, tutto più comodo. Beh sì, anche più costoso, però sì, ci sta. Vabbè, questo non ci pensiamo, ci vedremo alla fine. Ma sì, te frega. Vabbè, detto questo, Ricky, hai qualcosa da aggiungere, qualche curiosità, No, io sono... qualcosina? Tu sei a posto? Beatrice, vuoi aggiungere qualcosa per i nostri ascoltatori? Qualsiasi cosa? Sei troppo Niente, emozionata per... grazie. Ok, Sì, è vero, ci sta. va bene. Però no, niente, grazie mille per avermi invitato. Basta. Spero di aver detto qualcosa di interessante, però posso servire a Tranquilla. qualcuno. Veramente. Tranquilla, tranquilla, tutto serve, fidati, tutto serve. E va bene, allora detto questo, io direi che ringraziamo ovviamente sempre Beatrice e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.